Fallire fa schifo. Quanto è difficile dover ingoiare un no, un rifiuto, buttare nel cesso mesi se non anni di lavoro per niente, vedersi crollare tutto sotto i piedi. Ma chi me lo fa fare? Meglio mantenere lo status quo. Provare costa fatica e sarebbe solo il primo passo verso il fallimento. Meglio stare fermo nella mia zona di comfort, dove ho tutto sotto controllo e niente può farmi male. Sbagliato! Il fallimento è una risorsa e un'opportunità unica e c'è un videogioco che ci aiuterà a capire proprio come coglierla. Restate con noi, perché oggi parliamo di Sifu. Prima di iniziare, una piccolissima comunicazione. Il 60% di voi che guarda i nostri video non è iscritto al canale. Per voi è un piccolo click che ci aiuterebbe tantissimo a crescere, migliorare e ad arrivare a sempre più persone. E non scordare di lasciarci un like. Ma veniamo a noi. Che cosa c'entra Sifu col fallimento? Beh, c'entra e come. Ma per comprenderlo meglio dobbiamo prima partire dai Souls, una serie di videogiochi che ha fatto da scuola a molti di noi. Sì, perché nella storia videoludica c'è un pre e un post Souls. I Souls, oltre ad essere affascinanti catalizzatori di bestemmie, hanno il pregio di spingere il giocatore a interrogarsi sul proprio stile di gioco e sulle strategie adottate per procedere, fino a portarlo inevitabilmente a chiedersi: ma sto sbagliando qualcosa? I Souls sono stati in grado di farci cambiare l'approccio nei confronti del videogioco. Non più carica a testa bassa, ma osservazione. Non più attacchi gridi a tutti i costi, ma pianificazione. Osservando, facendo ipotesi, ma soprattutto imparando, siamo in grado di procedere in maniera efficace, provando e riprovando. Ed è proprio qui che si cela il vero insegnamento dei Souls. Mai arrendersi. Il boss non è imbattibile e tu non sei davvero così scarso come credi. Hai solo sbagliato approccio. Forse non hai trovato l'arma che fa per te, forse la tua build ha bisogno di essere ottimizzata, o forse devi leggere meglio il moveset del nemico. Ma è decisamente molto più facile raccontarsela, trovare scuse, arrendersi. Ed è qui che arriva il momento che ci definisce, il momento che decide come andrà la nostra storia. Rimarremo con la faccia nel fango o ci rialzeremo più forti di prima? Il punto è proprio questo: fallire fa schifo, ma a volte è la cosa migliore che ci possa capitare. Fallire ci aiuta a capire a che punto siamo, ad accettare le avversità ed è un punto di inizio per migliorare. Prendendo atto dei nostri limiti, possiamo limare le nostre debolezze ed uscirne migliori. E Sifu si basa proprio su questo. Il protagonista dedica la sua intera vita a ovviare al fallimento iniziale. Troppo piccolo e troppo inesperto per proteggere la sua famiglia, soccombe a seguito dell'assalto degli assassini del padre. Un medaglione magico gli dà una seconda possibilità, e poi una terza, una quarta, e così via. Ma a un caro prezzo. A ogni morte si rialzerà più vecchio di prima. Dedica così la sua giovane vita al Kung Fu, ossessionato dal diventare abbastanza forte da vendicare la morte del padre. La trama del gioco è molto semplice, ma il fulcro dell'esperienza sta proprio nel procedere, nell'apprendere i comandi base e padroneggiarli, per poi apprendere nuove tecniche e mano a mano padroneggiare anche quelle. La parola chiave è padroneggiare, ma procediamo a step. La prima volta che si approccia a Sifu, superato il tutorial e iniziato il primo livello, ci si sente pressoché pronti e ci facciamo fregare da una simpatica frase che ci suona in testa. Ah, che strano, e la gente lo definiva difficilissimo. Ecco, proprio in quel momento, basta un attimo di distrazione, ci arrivano colpi da tutte le parti e prima di poter reagire siamo a terra. Abbiamo fallito, ma il medaglione ci dà un'altra possibilità. Prima di rialzarci possiamo usare i punti esperienza accumulati per sbloccare nuove abilità e, così facendo, nuove possibilità per gestire gli incontri futuri, ma soprattutto per colmare il vuoto e rimediare ai nostri errori. Ed ecco che ci rialziamo di fronte agli occhi increduli dei nostri avversari. Siamo sempre noi, un po' più anziani, un po' più esperti e forse anche un po' più incazzati. Se però continuiamo a fallire, il contatore delle morti sale vertiginosamente. Errare è umano, ma perseverare è diabolico. E il medaglione ci punisce. Punisce il nostro ricadere costantemente negli stessi errori. Non siamo ancora pronti. Se invece traiamo il giusto insegnamento, se non ci facciamo più fregare dagli stessi nemici e dalle stesse mosse ingannevoli, il gioco ci premia, diminuendo o azzerando il contatore delle morti. Un altro modo che abbiamo per colmare le mancanze è quello di allenarci nel dojo. Provando e riprovando ad imparare i pattern in una sorta di shadowboxing, possiamo far pratica con le tecniche e sviluppare memoria muscolare e strategie di combattimento più efficaci. In questo Sifu ci porta ad entrare in sintonia col protagonista. Imparare, praticare, padroneggiare e ripetere. Non è forse questa la base della disciplina? Secondo la filosofia del Kung Fu, per diventare bravi in qualcosa non esistono scorciatoie o scuse, ma solo impegno, dedizione e costanza. Lo stesso termine Kung Fu raccoglie il tema portante di Sifu,
La parola Kung indica un'abilità raggiunta in un'attività specifica, mentre Fu identifica l'uomo adulto. Insomma, una persona adulta, matura, che per diventare esperta in qualcosa ha impiegato dedizione e tempo. E parlando di tempo, quello dell'invecchiamento è una meccanica doppiamente interessante. Da una parte è un ottimo elemento di game design, in quanto porta ad avere un personaggio dalla salute sempre più cagionevole, ma dei colpi esperti ed efficaci. Dall'altra invece è una chiara rappresentazione del processo di crescita. L'età porta giudizio, ma solo usando quel giudizio per rendere costruttivi i fallimenti invecchieremo in una versione via via migliore di noi stessi. Apprendere è un processo che non finisce mai. È un errore fatale pensare di aver finito di imparare o sentirsi arrivati. E questa verità non riguarda solamente Sifu, i Souls o la moltitudine di giochi più o meno difficili. È qualcosa che appartiene a ciascuno di noi nel nostro quotidiano, qualcosa che non dobbiamo mai dimenticare. La vita è un percorso e inciampare, cadere o fallire è totalmente normale. Questi titoli ci permettono di sperimentare il fallimento in un ambiente protetto e distaccato, in cui avremo sempre un altro tentativo, ma la cosa importante è trarne il profondo insegnamento e farlo proprio. Non abbiate paura di fallire. A volte è la cosa migliore che vi possa capitare. Noi ci fermiamo qui. Se non ti abbiamo ancora convinto dell'importanza di fallire, accettiamo il nostro fallimento, ma non molliamo. Se invece il video ti è piaciuto, lascia un like e iscriviti. Ma soprattutto, quali sono i giochi che ti hanno insegnato a non mollare? Raccontaci la tua esperienza nei commenti, siamo curiosi di sapere le vostre storie. Grazie per continuare a credere in noi, ma soprattutto grazie a tutti per il supporto, di qualunque tipo. Al prossimo video!